Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questa facilissima pochette con della fettuccia e una molla da 20 cm. Per il tutorial di oggi ci occorrerà della fettuccia. Io uso questa della Stafil, vedete non è molto spessa, è di cotone, è di circa 2 cm, uncinetto numero 7 e una molla da 20 cm. Adesso con un metro io vado a misurare, vedete, il perimetro, quindi tutta la parte praticamente, vedete, il contorno, chiamatelo, si chiama perimetro, proprio per farvi capire bene, in questa maniera qui. E tutto il mio perimetro è di 66 cm, quindi ho 66 cm totali come perimetro della molla. In questa maniera adesso io posso anche, invece di andare a realizzare la mia pochette con una base quadrata, posso anche realizzarla con una base rettangolare. L'importante è che io abbia un perimetro di 66 cm e quindi vedete io ho fatto un piccolo schemino, quindi farò 12 cm di partenza per un'altezza di 21, quindi avrò 12 più 21 più 12 più 21, 66 cm totali. Quindi anche se volete usare un fondo di ecopelle, l'importante è che il perimetro, quindi come ho misurato, vedete la molla, andate a misurare anche il fondo, sia di 66 cm. Quindi metto su 10 catenelle. Subito dopo, vedete, quindi non qui ma subito dopo, entro nell'anellino retro e lavoro una maglia bassa e vado a lavorare, vedete, in tutti questi anellini che si sono formati dietro, una maglia bassa in ogni punto, e avrò un totale di 9 maglie basse totali. In centimetri circa 10 centimetri. Ok, adesso una catenella, giro il lavoro e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Adesso abbiamo, guardate, 12 centimetri, quindi andate anche ovviamente a fare delle prove con la vostra fettuccia o comunque il vostro filato. Ok, dovete avere 12 centimetri di lavorazione, quindi non di catenella ma di lavorazione. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo sempre una maglia bassa in ogni maglia bassa. Nel mio caso sono un totale di 9 maglie basse e adesso vado a realizzare un totale di righe fino ad arrivare a 21 centimetri. Realizzo un totale di 19 righe che nel mio caso sono 21 centimetri. Adesso dobbiamo realizzare un giro, vedete, tutto intorno. Io entro di nuovo nella maglia bassa e in ogni riga corrispondente realizzo una maglia bassa. Solo negli angoli lavorerò 2 maglie basse. Arrivo, vedete, qui entro e lavoro 1 e 2 e poi una maglia bassa, vedete, dove ho ovviamente le maglie ben definite. Qui vedete dall'altra parte, vediamo bene le nostre maglie e completiamo fin dove abbiamo iniziato. A questo punto, vedete, così si presenterà il nostro fondo. Ovviamente, come potete vedere, rispetto ovviamente alla nostra chiusura, sembra praticamente non essere adatto, ma corrisponde precisamente a quello che è il perimetro, vedete, della nostra molla, e quindi dopo avremo un effetto rettangolare rispetto a se avessimo lavorato il fondo quadrato come la chiusura. Con un marcapunti
noi andiamo a mettere un segno su questa maglia. Io lavorerò a spirale, quindi non andiamo a chiudere la lavorazione. Qui ho lavorato, vedete, l'ultima maglia bassa e qui vado a mettere il mio marcapunti. Ora non dobbiamo fare altro che andare a lavorare a maglia bassa, quindi una maglia bassa su ogni punto senza aumentare, quindi vado solo a realizzare maglie basse, una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove ho il marcapunti. Quando arrivo al marcapunti lo tolgo, lavoro la mia maglia bassa e rimetto il marcapunti. E come potete vedere, guardate, la borsa già inizia a salire. Adesso semplicemente sempre una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare all'altezza che mi occorre. Vedete, man mano che io vado a completare, la mia borsa si solleva. Quindi io adesso vado a realizzare un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho proseguito per un totale di 8 righe, che è l'altezza, vedete, della molla chiusa. Realizziamo un totale di righe che sia più o meno, vedete, della stessa altezza. Realizzo l'ultima maglia bassa dove ho il marcapunti, taglio il filo e chiudo la lavorazione. Salto, vedete, un punto, entro in quello dopo da dietro, tiro il filo in questa maniera qui e poi dal centro, entrando anche, vedete, nell'anellino dietro, vado a prendere il filo ed ecco qui. Ed ecco, vedete che questa maniera non si vedrà lo scalino. Adesso guardate, io la forma della borsa è così, come potete vedere. Io che cosa faccio? Appiattisco la borsa e vado ad evidenziare i laterali. Vedete, metto un marcapunti sia al centro di destra che di sinistra e vado poi ad inserire, vedete, sia qui che qui delle striscette che possono essere dello stesso cordino o comunque dei fili. Quindi vedete, guardate, io qui ho il marcapunti, entro semplicemente e metto dei fili, vedete, per andare poi a bloccare quella che è la mia chiusura. Quindi nei lati, quindi quelli che sono i lati, quindi vedete, questo è il fondo, la parte più stretta io vado a stringere così nei lati, metto un marcapunti e poi la chiusura, vedete, guardate che sta qui, la vado a bloccare così. La blocco prima di qua e poi ovviamente faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Possiamo chiaramente togliere i marcapunti a questo punto e chiudo. Ora ovviamente, guardate, vi faccio vedere, se noi abbiamo lavorato correttamente e preso bene le misure, come potete vedere la chiusura combacia nonostante sia rettangolare perché è dello stesso perimetro. Anche qui andiamo a mettere una striscetta più o meno al centro, anche se non è proprio al centro non vi preoccupate, l'importante è che fermi più o meno, e qui uguale, vedete, abbiamo proprio lo stesso perimetro e vado a chiudere così. Ecco qui. Adesso guardate, prendiamo il filo e iniziamo da una parte a nostra scelta. Io entro di qua, carico il filo, vedete, attraverso la maglia bassa sottostante e realizzo una catenella. Entro nello stesso punto, carico il filo e realizzo una maglia bassa. Ora entro in ogni punto e realizzo una maglia bassa. Ora lo spessore di questa fettuccia, vedete, ci permette di coprire la molla interamente, quindi realizzeremo una sola maglia bassa
e dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto. Qualora vi rendiate conto che magari non viene coperto, andate a realizzare, vedete, un'altra maglia bassa nello stesso punto, perché la molla deve essere coperta interamente. Quindi io entro, vedete, in ogni punto, realizzo la maglia e se mi accorgo, vedete, che non copre, entro un'altra volta. Ok, vedete? E quindi noi dobbiamo proseguire in questa maniera qui per tutta la nostra molla. Ok, ovviamente quando arriviamo qui tagliamo questo filo e continuiamo fino ad arrivare alla piegatura della molla. Quando arriviamo, guardate, dove abbiamo praticamente la piega, quindi dove si va a flettere ovviamente la nostra chiusura, io entro, però lavoro una maglia bassissima, quindi non lavoro sopra, vedete, la molla, assolutamente. Vado nei lati di nuovo, prendo di nuovo la maglia e lavoro una maglia bassissima e poi dopo inizio di nuovo la maglia bassa. Quindi dobbiamo fare in modo che il congegno, quindi la piegatura, vedete, non sia bloccata dalla fettuccia, ma riesca a fare questo gioco. Ci possono volere più maglie basse, valutate voi. A noi interessa che questa parte sia ovviamente lavorata, quindi non dobbiamo far vedere che non è lavorata, ma non dobbiamo coprire questa parte, altrimenti non si chiuderà bene la nostra borsa. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Quando arriviamo, vedete, dall'altra parte, stessa cosa, lavoriamo sempre le maglie bassissime in modo da non coprire la chiusura in questa parte, ovviamente. E poi andiamo a chiudere la lavorazione entrando, lavoriamo una maglia bassissima, tagliamo il filo e ovviamente lo andiamo a nascondere all'interno della lavorazione. A questo punto la nostra pochette è terminata. Ovviamente potete inserire una catena sulla parte del davanti della pochette. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.